Ciao Monica, sentiti libera. Mi Che sento libera. sembra quella là, quella finita in disgrazia che faceva Sanremo l'anno scorso. Sentiti Monica. Pienamente. Pienamente. Scendiamo le scale della vita di Lorraine. 5, 4, 3, 2, 1. Mi dà questa immagine in cui lei è salita su un soppalco con una scaletta di legno, poi ha fatto qualcosa su questo soppalco, vorrebbe scendere, si è resa conto che la scaletta è spezzata e quindi si sente come sospesa, non sa che deve fare. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è stufa di sentirsi così in questa situazione di immobilità e di non padronanza della situazione. Come si chiama il suo progetto? Ascesa complicata. Mi fa proprio vedere come la sua vita sia stata costellata sicuramente da tante esperienze, sempre diverse complicazioni, dove lei avrebbe anche avuto l'obiettivo di andare avanti e salire, ma sempre continui intoppi, rallentamenti, freni e battute d'arresto. Entità eteriche, vediamoli subito. Prima c'è una cornacchia che è come se le suggerisse costantemente che quella roba, sì, sì, lei la può anche iniziare, però poi tanto, ah, no, non si concluderà bene. Poi Quella c'è roba, qualunque cosa. qualunque sì, azione intraprenda, sì. E poi c'è un ranocchio che ha una corona in testa, come se fosse proprio quello delle fiabe, che aspetta di essere baciato per diventare un principe per lei. Ma tanto non avviene mai, è lì apposta appunto perché non avvenga mai. Mhm, E poi del secondo universo c'è una nutria mhm. Che compito ha? che sta in queste acque un po' torbide e ha anche il compito di farla sentire rifiutata, esattamente come la maggior parte delle persone rifiutano una nutria. Poi ci sono due uomini del tempo, Mhm. Bianchi o neri? e neri però con la camicia bianca. Mhm. E? E Mm. poi due di L. Quindi due entità mentali? Sì. Vediamole. Una si chiama Splash, mi fa vedere lei che sta per tuffarsi, intorno c'è un pubblico che deve assistere a questo suo numero, lei sembra essere pronta e poi invece sbaglia e prende proprio una forte panciata contro l'acqua e inizia a bruciargli tutto quanto, no? Il petto, l'addome, le braccia, anche per la cocente figuraccia, il Mhm. bruciore è dovuto anche a questo. Mi fa vedere lei che si sente spesso giudicata, spesso criticata nelle scelte. Livello? Vorrebbe fregarsene, ma non riesce tanto. Allora, magari adesso con la maturità
direi che siamo intorno al 4 e prima la sua reazione era molto più focosa, ovviamente, no? La spanciata bruciava molto più forte, direi che era intorno al 7. E vediamo la seconda. La seconda si chiama Call Me, mi fa vedere, chiamami, mi fa vedere lei che in un certo senso è un po' in attesa. Non prende veramente delle iniziative importanti, incisive. Sta sempre ad aspettare un po' l'esterno, non è vera protagonista della propria vita, c'è un po' di passività e Livello. questa è una cosa un po' più recente. Livello 4. Impianti, vediamoli. C'è come in testa una scopa di saggina che vorrebbe far piazza pulita di tutte le sue buone idee, delle sue buone intenzioni, dei suoi buoni propositi. Poi vedo come una specie di sciarpa che le stringe il collo. Poi c'è una placca a livello addominale che crea delle difficoltà. A me sembra che partano dall'intestino e che poi si sviluppano in problemi anche di emorroidi. Mm. Poi c'è tipo, io vedo il ginocchio destro, anche questo è come se fosse strizzato da una fasciatura molto stretta, ehm, che non la fa camminare come dovrebbe, con il piede, quello dell'iniziativa, il destro, no? Quello dell'iniziativa del dar via ad un progetto, a una scelta importante. Basta. Sì, Vibrazione. 9 miliardi. Consapevolezza. 153. PS. 42. Vite. 1984. Cervello. 9,6. Suscettibilità ipnotica. 39. 3D. 48. Vivacità animica. Quanto Loren vuole conoscere le cose, la verità. 65. Allora, parafrasiamo un attimo questi valori. 9, prima sessione di Loren, mai fatte sessioni prima, no? Mi sembra. Direi altino. Buono. Stavo per dire più che buono. Buono, molto buono, molto buono. 153 nella media. PS un po' bassa, ma va bene. Vite nella norma. Capacità medianica 9,6, cervello molto bene. Suscettibilità ipnotica, quindi potrebbe lei andare in ipnosi al pelo, forse no, quindi si lascia poco andare. Vivacità animica, ma aspettavo il 100, perché lei vuole, da quello che ci ha raccontato, forse più essere controcorrente che sapere come stanno le cose. E quindi un bel 65. Ascesa complicata, siamo qui per capire perché Lorenna si è messa in questa vita. Monica, tra le 1984, la vita più diversa di questa anima che oggi è Lorenna. Ah, ok. No, è la vita più diversa. Aspetta, perché me ne era arrivata una, ma non è così diversa. Diccela, se ti è arrivata c'è un motivo.
È un intellettuale francese, Mm, intellettuale un po' artista, fotografa. mm. Non so se ancora anche in questa vita ha la passione per la fotografia. Si chiamava? Ehm, Giselle. Mm. È per questo che Lorraine ha scelto Lorraine. Sì, 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 io Mm. direi proprio di sì. Ha Eh, successo, però è fumatrice anche qua, eh. fumatrice. Sì. E vedo che fa Ribelle, queste, sì, bohemienne. Mm. sì, 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 fa queste mostre fotografiche molto belle, soprattutto foto in bianco e nero. E sì, non vuole legami stabili, ehm, è- ma ha dei forti valori anche di tipo sociale. E la più opposta? Ok, perché questa assomiglia molto a Loren. Ehm, Direi un eschimese che non è stato scolarizzato, che non ha mai visto nessuno al di fuori dei suoi familiari e non ha mai visto nulla al di fuori della neve e non si pone nessun tipo di domanda che si pone attualmente Loren. Benissimo. Cause esoteriche, Monica. Denti. Aspetta un attimo. Allora, Denti mi fa vedere un cavallo. Mi fa vedere una vita in cui lei è stata un po' irascibile. Mm? Non riusciva tanto a controllare la propria rabbia. Non era una cattiva persona in sé per sé, però aveva proprio delle difficoltà a tenere a bada certi eccessi di rabbia. E vedo che non capisco questa azione che fa come se andasse in qualche modo, cavalcando un cavallo, a martoriare la bocca di questo cavallo. Non riesco a capire qual è il tipo di azione. Mm, È come se quando questo è tipo il suo ultimo accesso di rabbia, perché poi si rende conto del danno che ha fatto a questo cavallo. Ed è come se in questa vita eh, cioè si disperasse a tal punto, ok, da dire arriverà una vita in cui non disporrò dei denti. Perché i denti? Allora, i denti però me li lega anche al rapporto con sua madre. È come se non sia mai riuscita a conquistarla, sta madre. Poi a un certo punto ci ha rinunciato. Quindi sai che Eh, no, nel linguaggio simbolico delle 5 leggi biologiche, per esempio, i denti sono non riuscire a guadagnarsi da vivere. Però in altri ambiti potrebbe anche essere il seno materno, no? In questo ambito, secondo me, sì. Mhm. Poi non riuscirsi a guadagnare da vivere non è esattamente la vera problematica di Lorraine, eh. Mhm. Non è il suo caso. Può essere anche un effetto collaterale, ma fino a un certo punto. Mm. Di fatto lei ha mille risorse a sua disposizione, piuttosto è molto frenata tipo dall'entità mentale Colmi, dal progetto, difficoltosa ascesa, però non so, io non lo riesco a vedere un vero problema alla radice, quello dei soldi per lei. Lo Mhm. vedo più invece nel rapporto con la madre. Falange dell'indice destro,
incidente, adesso lo vedremo poi tutto il rapporto con gli animali. Insomma, è andata così, la falange è rimasta bloccata. Allora, mi fa vedere due cose. Uno che era come se questo gatto, esattamente un po' come lei, che ha sempre avuto un po' questa predisposizione alla premonizione, in particolar modo da bambina, si era già figurato tutto quanto. Non voleva andare nel gattile, sapeva che poi gli sarebbe stata portata via la femmina, ok? Mm? E quindi è stato, non so come spiegarti, proprio una premonizione di questo gatto e ha reagito in questo modo nei suoi confronti. Però è come se l'anima nel frattempo gli lanciasse il messaggio, sei in grado di amarli nonostante questo, Mm. Perché come una l'indice sfida. e perché la mano destra? Allora, questa per esempio è collegata alla sua entità mentale Splash, perché lei ha molto paura del giudizio degli altri. Ed infatti diciamo che lei si trova molto a proprio agio nelle situazioni in cui non ci sono le parole. Quindi per esempio quando è immersa nella musica, quando sta con i gatti, perché i giudizi insomma vengono veicolati soprattutto da certi commenti, dalle parole. Quindi l'indice che punta Esatto. e lei l'ha deviato in giù. Mm, Molto sì, interessante. però io vedo che in realtà, come lei stessa ha ammesso, non è che si sta proprio così tanto dando da fare, ma perché lei ha questa entità mentale colmi che la tiene veramente sempre un po' non troppo attiva. Se Mm. no, se si desse più da fare, lei potrebbe risolvere questo problema. Però effettivamente la sua anima sa che questa deviazione del dito è lì per ricordarle la sua problematica intorno all'aspettativa che gli altri hanno di lei. E lei è come se per un sottile piacere da autosabotatrice, infatti abbiamo visto che la sua terza dimensione è abbastanza alta, Mm. le piace, non so come spiegarti, a volte deludere le persone. Mhm. Non abbiamo parlato durante l'esposizione dei punti, l'abbiamo dimenticato, causa esoterica di una patologia che ha un nome, ma che di fatto comporta delle ombre laterali nella vista. Giusto, no, Lorena? Delle ombre laterali nella vista. Allora, qua per esempio mi fa vedere la nutria che è come se mettesse la propria peluria proprio ai margini dello sguardo di Lorraine, perché è come se nel momento in cui lei non guarda dritto davanti a sé, ma prova a guardarsi intorno, lei veda nero, Mm. lei abbia l'interferenza del secondo universo. Questo fa sì che ovviamente rimanga sempre dove sta. Bene. Causa esoterica dell'infiammazione di tutto il braccio destro che le ha regalato una recente settimana di inferno. È come se c'è una parte di Lorena? Lorraine Mhm. che ha molta paura di ricontattare il papà. C'è una parte che vuole tanto questa riconnessione e l'altra che la teme. Un'altra volta è come se avesse paura di sentirsi giudicata da chi adesso no, sta in un'altra dimensione, da chi vede più profondamente. Quindi braccio destro perché è il padre.
che adesso fra poco Esatto. chiameremo. Emorroidi, problema annoso mai completamente risolto, trattato, te lo metto insieme con l'utilizzo abbastanza massiccio di cannabis. La cannabis è legata a quella vita, per esempio, precedente in cui lei aveva questi accessi di ira. Ed è come se in un certo senso lei ritenesse che senza questa sostanza non è in grado di stare tranquilla e rilassata. Per quanto riguarda le emorroidi, sia il discorso dell'impianto all'intestino che provoca delle irritazioni e anche un'evacuazione non corretta. Vedo che ci sono dei depositi, per cui, come dirti, non si libera completamente delle feci. Non di tutto. No, non di tutto. Poi è come se fosse anche una forma di difesa. Mi fa vedere come se lei dicesse io lì non mi siederò mai. E mi fa vedere una serie di contesti in cui lei non si siederà lì. È come se quindi le sue emorroidi fossero una sorta di sentinella che le segnala che lì non si deve sedere. Ok. Monica, l'idrocolonterapia, se sai cos'è, potrebbe servirle? Sì, sì, Per i residui. sì, solo che nel suo caso l'idrocolonterapia si fa una volta, immagino, giusto? No, no, si fanno dei cicli. Anzi, in un anno, il primo anno si consigliano 3-4 sedute, 2-3 sedute. Perché io vedo che lei dovrebbe fare una cosa sua, Mm, cioè nel senso più frequente, è troppo mm. poco. Detox. Sì, sì, di purificazione profonda, perché vedo che ci sono dei vecchi sedimenti, Digiuni, dei liquidi. digiuni e proprio l'utilizzo dell'enteroclisma. Ok. Zeolite? Mi dice che però deve procedere in maniera un po' meccanica, perché c'è come una specie di impigrimento lì. Mm. Ehm, anche entrambe le cose, ecco. Va bene. Beh, causa esoterica del fatto che fuma da tantissimi anni, praticamente da sempre, sigarette e poi più massicciamente cannabis. La cannabis sono entrambe legate a delle vite precedenti. Quella di Lorraine Giselle è il fumo della sigaretta. Quella della cannabis è legata all'altra vita, ma non tanto perché in quella vita lei fumasse la cannabis, era proprio perché aveva questo forte scatto d'ira. Quindi è come se la tenesse più calmierata e in effetti oltre all'episodio che ci ha raccontato con il padre, in cui effettivamente no, lei decisamente ha perso le staffe, credo che ce ne siano stati anche altri. Quindi lei sente di aver bisogno, ecco, di questo elemento rilassante, distensivo. Va bene, Monica. Ne vengono tantissimi. La madre. Che microfono. Ah, che lamento. Aspetta un attimo, eh. Le sta rimproverando ha una lista Ok. di Monica, rimproveri. metti il microfono fuori dalla coperta, però, perché sennò non ti sento. Ok. Eh, viene con una lista proprio di cose che non vanno, Mhm. di cose da recriminare a Lorraine. Non siamo qui per recriminare cose a Lorraine, viene nel cinema per assistere ed imparare per sé stessa, Mm, non per Lorraine, mm. Perché mica meno con infatti, liste. vedi, la sorella è come se volesse evidenziare che lei è migliore.
sorella dice, vedi, io sono meglio di te, con un atteggiamento molto sprezzante. Non è facile, insomma, sono due donne un po' trattabili. Sorella biologica? Sì, Viene comunque. sì, 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 sì. E beh, lei non si separa dalla mamma. Sorella adottata? Sembra abbastanza realizzata, la vedo più equilibrata. Viene, certo, con la famiglia propria cioè, che ha creato. Fratello? Mm. Fratello, sì, viene. Sono parecchie contraddizioni, parecchie difficoltà. Non so se anche dei problemi di peso, non capisco. Di peso? Mm, Non so se è un peso emotivo, se è un peso fisico, perché Emotivo? viene un peso forte. Ma viene. Sì, 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 assolutamente. Per la storia di Lorraine, sto per dire Giselle, l'invitato principale, lo zio, è vivo Lorraine? È vivo? È vivo. Lo zio che quando lei aveva 12 anni, l'ha baciata alla francese. Ma io sono un burlone, non diamo troppo peso a queste cose. Mhm. Con quanti bambini ha fatto il burlone? Ogni tanto, Quanti? dice 4-5, non di più. Mhm. Sempre con consenso o senza consenso, come nel caso di Lorraine? No, lui dice 4-5, la moglie invece fa segno 10. Col So che, consenso o senza consenso? però un bambino che consenso può dare? Certo, è una domanda retorica, c'è Eh, tutta l'assurdità della pedofilia in questa domanda. Se anche in alcune zone del mondo c'è una sorta di consenso, è per fame, disperazione, bisogno di protezione. Siamo lì, non è che ci vuole molto da capire sta cosa, è che sì. se è tanto complicata. Stanno cercando in tutti i modi di farla passare come normale, ma per ovvi motivi normale non è. Perché tutta la menata queer ha quello come obiettivo, nessun altro. No, perché dovresti mettere una drag ridicola in una scuola davanti a dei bambini, a parlare di sesso, peraltro, o di cambio di sesso a dei bambinelli di 5 anni. Che senso ha? Viene lo zio. Bene. Mm. Monica, passiamo alla parte economica. Causa esoterica dei problemi economici di Lorraine. Diciamo, difficoltà a far sposare una ehm, ehm, attività economicamente remunerativa e soddisfacente e la propria vita. Ma senti, mi fa vedere sua madre e suo padre, che è come se lei fosse troppo incastrata ancora nel ruolo di figlia. E questo è proprio uno dei classici della terza dimensione che ci impedisce di diventare adulti, e diventare adulti significa anche essere economicamente indipendenti. Mhm. Quindi davvero è come se lei fosse eternamente quella figlia un po' scapestrata, un po' incostante, ribelle, che non riesce a trovare un qualcosa di fisso, di stabile, ha sempre bisogno poi che i genitori intervengano con i soldi, eccetera. E lei è come se fosse ancora incastrata in questo ruolo qui. Infatti vive nella casa, Della mm, madre. sì, spesata ancora un po' da lei, no?
Causa esoterica della sua passione per i gatti e non per altri animali. Vabbè, non nello specifico, ti piacciono tutti gli animali sicuramente, però presti volontariato in un gattile. Mm. Allora, mi fa vedere due vite, una in cui praticamente aveva tipo fondato una colonia felina ed era anche riuscita, sono abbastanza collegate le sue vite, ed era riuscita anche grazie alla sua capacità oratoria, di persuasione, di coinvolgimento, a tirar su un bel numero di volontari impiegati in questa colonia felina. L'altra invece mi dà una donna proprio tipica gattara che vive una vita isolata solamente con i gatti. Ecco. Loro sono solo loro gli amici di lei. Causa esoterica del lavoro con gli anziani. Allora, mi è venuto ripiego, lo sai? Mhm. Non mi viene che sia veramente una sua profonda attitudine. Azione. Causa esoterica della sua passione invece per tutto quello che è suono. Quindi la terapia del suono, ha usato le campanelle tibetane, il diapason e altri mezzi. Sì, lei, allora, ha proprio delle particolarità che, se ben integrate, sono veramente una formula vincente. Perché da una parte lei ha paura delle parole legate al giudizio, ma dall'altra lei ha anche un'ottima capacità persuasiva e infatti l'ho vista bene in un ambito politico di azione sociale. Dall'altra però questa sua fuga dalle parole la porta proprio a valorizzare il suono. Quindi è come se lei, nel momento in cui avrà ripulito tutto il proprio campo energetico da ogni entità, da ogni impianto, eccetera, guarda che proprio c'è la sciarpa che le strozza la gola, no? Che lei non riesce veramente a tirar fuori la sua capacità espressiva come vorrebbe. Lei riuscirà a fondere perfettamente questa sua capacità di parlare con la capacità di stare in silenzio e dedicarsi al suono e a recuperarla perché l'ha un po' lasciata da parte. Molto interessante, molto molto bene. Monica, andiamo avanti, chiamiamo il padre e la nonna materna davanti al cospetto del portale aureo. Il padre come... Allora, l'impatto mi mette un po' di soggezione, sono sincera, perché è appoggiata a un frigorifero, con la mano appoggiata a un frigorifero. Ah, infatti ha il braccio destro appoggiato a un frigorifero e dice a lei, te lo ricordi questo? È Ah, effettivamente un episodio che ha legato eh, mh, tutte e due, energeticamente in maniera profonda, li ha segnati. il litigio padre-figlia a età avanzata, 30 e rotti anni lei, sberla e poi pugno. Sberla di lei, pugno di lui. Mm. Ma è anche un po' come se fosse l'apice di una serie di tensioni, eh? Vic 4D al padre. Mm. Non dimentichiamo questo evento, ma riposizioniamolo nel suo giusto valore e peso. Ma lui l'ha portata tipo a fare una gita, sono andati insieme in una reggia, sai, dove c'è un grande parco. Anche in età giovane. Sì, potrebbe essere in età giovane, perché mi dà questa roba qui, sembra un edificio molto bello con davanti un, sì, un parco o comunque un giardino. Mhm.
E lì che Ehm, succede? no, è come se volesse fare un controbilanciamento di ricordi. Mm. Mm? Eh, riportarla invece ad una cosa bella. Ma possono dirsele direttamente queste cose, e lo possiamo fare portando Loren di fronte al padre. Chi è che ha questo gusto così dell'arte? Perché è tutto un farmi vedere dei quadri antichi, ehm, delle sculture. Mhm. Eh, Lei ambienta il loro, annuisce. Mhm. ambienta il loro incontro in una sala stupenda, con tappeti preziosi, arazzi. Sembra di aver fatto un tuffo nel passato. Ecco, il loro incontro avviene qua, perché lui vuole che avvenga qui. Bene. Mentre c'è questo incontro che avviene, mi viene l'insana e geniale idea, vediamo se è geniale, di dire a Loren, visto che lì c'è il portale aureo, di mettere la sua mano destra lì dentro, dove c'è quel dito, quella falange, E tutto il braccio e tutto il braccio. e la spalla. Il braccio padre, è il suo ovviamente. Braccio spalla destra. Già che c'è, non so perché il piede destro deve mettere. Mm. Questo ha un effetto positivo anche sulle sue orecchie, vedo, e a salire sui suoi occhi. Il padre vorrebbe che per l'incontro si vestisse diversamente, Come è vestita? in maniera molto semplice, sportiva, un po' da casa, diciamo, no? Mm. Non so perché si veste un po' tipo da ballo delle debuttanti. E che succede? E il padre, come sempre versione padre, anche lui elegante, e vuole ballare con lei. Come se in questo ballo che lei fa con il padre, lei si stesse liberando dall'entità mentale, dell'entità, scusami, eterica del ranocchio con la corona in testa. Come Mm. se il padre che la fa volteggiare le dice adesso non ci saranno più problemi col partner, adesso è tutto risolto. E lei è felice che volteggia in questa danza. Mentre danzano, lei gli lascia un messaggio. Finalmente mi sento davvero importante per te. Lui a lei. Abbi cura di questa meraviglia che ho creato. E lei lo corregge e dice co-creato. E lui si mette a ridere. Lo salutiamo. Braccio e la spalla destra di Loren dove sono? E sono immersi in questo flusso d'oro. Mhm. Il padre sta entrando, no? Sì, Quindi c'è dentro il portale, il padre vede il braccio della figlia. esatto. Forse è proprio quella mano che ha dato la sberla al padre. Lui le accarezza la spalla, tutto il braccio e la mano. Non ci pensare più.
Pensa a questo ballo, ogni volta che pensi a me, pensa a questo ballo. E lo salutiamo. Loren, se vuole, ritira il braccio e chiama la nonna materna. Non so se ricamava, perché mi viene come si chiama, il cerchio di legno. Non so se fosse un ricamo. Poi Lorena poteva essere che ricamava, può essere un'immagine simbolica, può essere un ricamare le parole, le idee, può essere tutto. A volte è così, ma a volte non è detto che sia così. Un'immagine, un messaggio veloci e se va, penso proprio di sì, visto che sarà mancata da tempo, la salutiamo. È come se lasciasse un mattarello. Le lascia un mattarello con della pasta e dice: adesso fai tu. Impasta tu le tue parole. Lo vedi come si può fare con la realtà? La realtà la ricami, la impasti, la crei. Quante cose ti ho insegnato? Te le ricordi? E la salutiamo. Le lascia una piantina di erica. Monica, i due aborti, se c'era l'anima e se non si sono reincarnati, chiamiamoli adesso. No, secondo me nessuno dei due aveva l'anima. Nessuno dei due, va bene. Chiudiamo il portale aureo. La parte sentimentale di Lorraine l'abbiamo già più o meno, secondo me, accennata e lavorata con il padre. Tantissimo, tantissimo oggi. Io mi occuperei forse più volentieri della casa, Monica. 1. Disincarnati. No, no. Ok. 2. Energia in generale. C'è l'energia del litigio, dei battibecchi, dei conflitti, ehm, sì, della critica. Penso che sia molto anche la sorella che dice delle cose un po' alle spalle di lei, ma anche in faccia poi in realtà, no? Però è come se, in fin dei conti, la sorella sente che quella roba lì è anche sua, no? Mhm. Quindi penetra l'energia anche della sorella in quella casa. Ok, andiamo con Lorraine alla cluster. È affacciata alla finestra, Loren. Il cluster è proprio abbastanza classico perché è un grosso libro antico, molto impolverato. Lo tiene? Ci sono proprio dei contratti anche molto articolati, con diverse clausole. Quasi redatto, sai, da un avvocato proprio di quelli sopraffini. No, è come se dicesse, ma è troppo astruso, cioè è assurdo mantenere una roba del genere. E quindi assolutamente no, butta via. Bene. Ora che l'ha buttato, crea un ad eternum qua.
quando l'ha fatto, ne fa un secondo ancora più bello e lo mette nella sua casa, partendo dalla cucina, dove c'è stato il litigio. Mm. È come se questa Eternum avesse la forma di un orsacchiotto. È un po' anche andare a riportare bellezza e pulizia nel periodo dell'infanzia, che è stato un po' strano, molto movimentato, con delle energie difficili, diversi tipi di problematiche, intorno a sé specialmente. Mm? Quindi una sorella adottiva, un fratellino che aveva avuto purtroppo un incidente domestico molto spiacevole. È come voler ridare bellezza a ciò che per sua essenza è bello, no? Mhm. L'infanzia. Come li vedi questi ad eternum? Come sono fatti? Sì, sembrano quasi degli orsacchiotti di gomma. Di Esatto, gomma o delle caramelle, tipo sì, esatto, quelli lì gommosi. Sì, gommosini? gli Mhm. orsacchiotti gommosini, no? Che sono di luce. Ovviamente è sempre assurda la cosa. Io ieri parlavo di orsacchiotti gommosini in un altro contesto, parlando del fatto che sono fatti di cartilagine, la mucca pazza, queste cose qua. Così, pur parlé. E non con te, ovviamente. Quindi senza il pericolo di condizionarti. Bene, l'avatar lo buttiamo o lo teniamo? Lo chiedo a Lorena. L'avatar è un insegnante stranissimo, che è come se la esaltasse e poi dopo la fa cadere giù. Quindi la mette su un podio e poi la caccia giù rovinosamente dal piedistallo. E lei si sente come in balia di quest'avatar, o perlomeno si è sempre sentita così in balia di quest'avatar. E dice basta, questo sali e scendi immotivato e imprevedibile. Basta, basta dipendere dal giudizio. Via. E anche qui al posto dell'avatar un grande ad eternum, uguale o diverso da quelli precedentemente creati, i due, ma con effetti analoghi. Una stella proprio. Una stella a 5 punte, ovviamente con la punta singola sopra, Mhm. gialla. Ok, con queste due condizioni. Loren ha ancora delle entità eteriche o mentali? No, non più. Impianti? Li ha tolti? Il suo progetto è ancora ascesa complicata? No, non più. Vibrazione? 300, Consapevolezza? 172, PS? 52, Vite? 1713, Ottimi valori cervello? 10,4, Ottimi valori. Suscettibilità ipnotica? 58,60, Ottimo incremento. 3D? Spavento. 30, Vivacità animica? 80, Come? 80, 80. Messaggio di Loren a Loren.
Dice proprio che fantastica storia è la vita, perché non è mai finita, anche quando credi che sia finita. Come la vedi? Quasi sorpresa di una nuova energia che si sta facendo strada dentro di lei, una nuova spinta alla vita, all'apprezzamento della gioia della vita. Benissimo.